Mi è stato portato questo dell'Ispiron perché ha smesso di funzionare a seguito di un danno da acqua. Ehm, il problema principale è stato che a seguito della riparazione, quindi è stato messo nel riso per una settimana, poi ha ripreso a funzionare il PC. Dopodiché è morto. Quindi quello che devo fare è recuperare i dati da questo computer che non si accende più. Quindi devo smontare l'hard disk, ma soprattutto controllare che l'hard disk non sia danneggiato. Ok, prima cosa andiamo a smontare la scocca posteriore. Ci sono delle viti molto semplici a stella. Allora, il problema di questo computer è che ha delle cornici sottilissime, quindi con una scheda semplicemente andiamo a sollevare l'angolo, dobbiamo proprio infilarlo, ok, e poi fare tutto il giro. Ok, intanto qui non so se si può vedere, c'è della roba strana. Allora, problema enorme. Mi sa tanto che non era acqua, ma era Coca-Cola o comunque una roba del genere. Perché, perché c'è della roba appiccicosa e marroncina, quindi mi sa tanto che è Coca-Cola. Io qui preventivamente avevo già scollegato le batterie per non creare eventuali altri cortocircuiti. Quindi quello che farò, prima di tutto, mi è stato chiesto di recuperare i dati dall'hard disk, quindi devo smontarlo, però non è detto che riuscirò a recuperarli se non è andato in corto. Se è andato in corto non posso fare più di tanto, però adesso lo smonto, lo lavo e, e proviamo a vedere se installandolo al computer riesco a recuperare i dati. Ok. Mm, non buono, speriamo bene. Allora, intanto, come prima cosa, questo lo mettiamo da parte e prendiamo questo e vediamo se con alcol e cotone viene via questa roba, così capiamo come agire sui componenti elettronici. Sì, allora viene via, è molto secco, quindi ed è tutto appiccicoso.
Intanto è meglio che ci eliminiamo questa pellicola che si trova di sopra, però per eliminarla, dato che c'è la colla e di sotto ci sono tutta una serie di componenti che sono abbastanza delicatini, proviamo a riscaldarla giusto un po', vediamo se ci riusciamo. Bene, non mi sembra che abbiamo danneggiato nulla, però abbiamo fatto bene a tirarla via perché questo ci permette di pulire bene tutta la componentistica che si trova al di sotto. Eccolo qui, individuato. Ok, di sicuro è danneggiato. Ok, come si può vedere, riesce a leggerlo. Eccola qui. Adesso che l'SSD è riparato e funzionante, pronto all'uso, lo posso mettere da parte e iniziare con il lavoro più difficile, ovvero ripristinare il computer. Quindi, ok, allora procediamo con la pulizia della ventola che, come si può vedere, è sporca anche lei di quella robaccia. Ok, lasciamo asciugare.
Ok, voglio fare un riassunto di quello che è successo, perché ho perso il video completo, i restanti video. Allora, dopo aver rimontato la scheda, il computer ancora non si accendeva. Quindi cosa ho fatto con il tester? Ho controllato la presenza di un cortocircuito e in effetti c'era. Per fortuna il cortocircuito non era sulla scheda madre, ma era sulla scheda che riguarda l'accensione. Quindi questa schedina posta su questo lato qui, scollegandola, infatti il cortocircuito non era più presente. Quindi l'ho smontata e l'ho pulita per bene, perché mi sono reso conto che non avendola smontata c'era del liquido sottostante, lo stesso marroncino, e pulita, e poi sostituito anche però il cavo che connetteva questa scheda con la scheda madre, perché aveva i contatti completamente ossidati e rovinati. Praticamente era un mix di cortocircuiti. E niente, dopo aver fatto questo, il computer si è acceso. Ehm, si è risistemata anche la batteria facendo un po' di calibrazioni, quindi caricandola al 100% e scaricandola a 0 per almeno 4 volte, perché Dell me la dava come danneggiata e da sostituire. Adesso non lo dà più, sempre dato dal problema del cortocircuito che si era presentato. Quindi il computer è stato recuperato, per fortuna. Di solito i danni da liquidi sono ben più gravi e non sarei riuscito a fare granché, però in questo caso sono stato fortunato. E per quanto riguarda invece i dati all'interno dell'hard disk, non c'era niente da poter recuperare da quell'hard disk, perché mi sono reso conto dall'errore che dava all'avvio di Windows, che era stato avviato il ripristino di fabbrica del computer, quindi con eliminazione totale dei dati, e quella modalità non lascia scampo ai dati. Ho provato anche ad utilizzare un programma per il recupero dei dati mh, eliminati o danneggiati e non riusciva a trovare nulla. Quindi mi raccomando, in quel caso l'unica salvezza è avere dei backup. E questo qui. Spero di esservi stato aiuto nel caso in cui dovesse comparirvi lo stesso problema a voi, e alla prossima.